Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere questa Dome Camera, telecamera di sicurezza che si chiama Sinocam, ecco insomma ha questo nome cinese che non è proprio idea. Io ho cercato di informarmi un pochino su YouTube guardando altri video, ecco non c'è neanche un video parlato, quindi si chiama così, c'è il testo proprio qui. E comunque che qualità, non conoscendo il marchio forse le mie aspettative erano piuttosto basse, l'ho trovata veramente buona questa telecamera, però ci sono qualche pecche, anzi ci sono delle lacune in certi ambiti, anzi in un ambito solo. Comunque vi arriverà dentro questa confezione, c'è il suo alimentatore da 24 watt, consuma già un pochino, ci sono i classici tasselli con le viti per il montaggio e l'antennina per migliorare la connessione wifi. Non è obbligatorio, però vedete voi se inserirla o meno, dipende sempre dal vostro router a che distanza è. Comunque è una bella bestiolina, non è qua dentro, è montata, ho tenuto la scatola un po' come qualcosa da maneggiare. Dicevo, è una bella bestiolina perché ha un peso leggermente superiore al chilogrammo, quindi abbastanza pesantuccia, come anche l'ottima costruzione non poteva essere da meno, visto che ha la certificazione IP66, visto che deve resistere alle intemperie. Il sensore montato è da 2 megapixel, può essere ruotato di 355 gradi sull'asse orizzontale e 90 gradi sull'asse verticale e udite bene, addirittura un zoom ottico 8x. Assolutamente esagerato ed è assolutamente difficile trovare telecamere a questo prezzo con uno zoom così. Quindi avete capito anche voi che ha un angolo di ripresa a 360 gradi. Ai lati ci sono 6 LED infrarossi 3 e 3 per le registrazioni notturne e c'è anche un faro a LED che andrà ad illuminare le vostre riprese. Questo LED fa sì che le registrazioni notturne risultino a colori. Poi vedete voi in base alle vostre esigenze se mantenere sempre attivo il faro o meno. C'è anche proprio l'impostazione automatica che a rilevamento si accenderà. Sotto c'è un piccolo sportellino a tenuta stagna dove può contenere la micro SD. Memory consiglio di inserirne una da 32 giga, vedete voi. Più o meno si avranno delle registrazioni con una 16 giga, che avevo quella al momento, si registrano 3 giorni completi, più o meno. Ogni 15 minuti di registrazione occupa più o meno 80 mega, quindi fate voi il calcolo di quanto volete aver registrato sulla memory card. Sul retro della telecamera escono 3 cavi, uno che è l'alimentazione, l'altro è il tastino per il reset, l'altra è l'entrata LAN. Supporta anche il protocollo ONVIF, quindi potete utilizzare un qualsiasi registratore e collegare proprio questa telecamera, sempre se siete in possesso di un registratore. Comunque, prima di andarla a montare vi consiglio di effettuare tutte le configurazioni. Perché dico questo? Perché ho passato almeno una mezz'oretta sulla scala per riuscire a collegare questa telecamera sull'applicazione, perché l'applicazione indicata dal produttore, adesso non mi ricordo più il nome, Spycam, non mi ricordo più, la sua applicazione non funziona assolutamente. Inquadro il QR code e mi compariva l'errore ID già utilizzato, ma chi l'ha utilizzato? Nessuno. Quindi cerca che ti cerca, sono riuscito a trovare un'altra applicazione, si chiama AI View, quindi vi consiglio di scaricare direttamente quell'applicazione subito ad occhi chiusi. E finalmente dopo aver effettuato la prima configurazione, mi raccomando dovete essere sempre sotto rete wifi da 2,4 GHz perché la 5 GHz non è supportata, quindi anche sul telefono dovete attivare la 2.4. Inquadrate il QR code ed il gioco è fatto, non c'è neanche bisogno di effettuare altre operazioni. Quindi ora siete pronti per attivare i vari allarmi. Potete gestire gli allarmi a zone, gli allarmi solo a rilevamento di umani e gestendo proprio la sensibilità con anche una programmazione giornaliera. Poi ci sono anche i sensori notturni configurabili. Come vi dicevo, c'è la configurazione automatica che a rilevamento di una persona automaticamente accende il faro, oppure selezionate voi in base alle impostazioni che trovate direttamente sullo smartphone. Questa opzione invece non l'avevo vista in nessuna telecamera, potrete addirittura scegliere quando registrare direttamente sulla memory card, o l'intera giornata, o solo la giornata, o solo la notte, o un orario personalizzato. Direi funzione comodissima. Invece se non volete avere una memory card e salvare tutto su cloud, direttamente dall'app vedrete
delle opzioni di pagamento, dove il fornitore propone vari pacchetti su cloud a partire da 50 euro annui, con registrazioni a partire da 7 a 30 giorni. Questo è assolutamente un prezzo concorrenziale. Quindi vedete voi se acquistare la memory o meno. Potete fare anche, anzi potete utilizzare tutte e due le soluzioni. Io comunque preferisco sempre la memory card. Quando si controlla la telecamera si può rotarla con i tasti direzionali come un vero e proprio joystick, zoomare, vedere a tutto schermo, effettuare rapidamente una foto o un video e verrà salvato direttamente sullo smartphone. Su certe versioni di Android non ve lo chiederà in realtà, dovete andare proprio voi dalle impostazioni e abilitare la memorizzazione sul dispositivo, perché altrimenti non vi salva né foto né video, quindi ricordatevi questo particolare. Dovete consentire la memorizzazione sul dispositivo. Bene la visualizzazione dei contenuti da remoto tramite smartphone, sia guardando le registrazioni sia le visualizzazioni in live. C'è sempre quel buffer di 1-2 secondi all'apertura della live e poi dopo la visione è fluida. Vi dicevo da smartphone perché da computer non sono riuscito assolutamente a vedere la telecamera, ma in nessun modo. Tramite il suo software ufficiale si scarica direttamente dal sito web a dir poco penoso, sono 300 e passa mega di software suo proprietario. Quando vado a scaricarlo carica intanto lentissimo, poi arriva a metà e si ferma. Non sono mai riuscito a scaricare il software ed è da tanto tempo che ci provo, sempre a giorni e orari diversi. Ne ho provati anche altri software, non sono riuscito assolutamente a fare nulla, quindi ho detto proviamo da browser web. Inserito l'indirizzo IP della telecamera, dice di scaricare l'applicazione, anzi il plugin OCX, plugin è sempre il solito schifoso di queste telecamere. Da computer non sono riuscito a fare niente, ho provato con Edge, Firefox, Chrome, ho provato tutti i browser web, non ho più Internet Explorer perché l'ho completamente tolto e sicuramente funzionerà solo con Internet Explorer. E quindi ho gettato la spugna, non sono riuscito a collegare la telecamera tramite il computer. Vabbè, io lo utilizzo solo su smartphone, mi trovo bene con lo smartphone perché posso guardare in mobilità senza problemi, però era sicuramente una comodità in più visionare la telecamera da computer. Fatemi sapere anche voi se siete riusciti qua sotto nei commenti a risolvere questa cosa, sempre se acquistate questa telecamera. Infine mi stavo dimenticando, l'audio è bidirezionale, quindi potrete parlare alla telecamera, quindi potete parlare all'intruso oppure sentire direttamente quello che sta registrando. Come va questa telecamera? Direi che come qualità mi ha soddisfatto tantissimo. Lo zoom di questa telecamera sembra proprio infinito perché piano arriva fino a un 8x e la qualità non peggiora assolutamente neanche allo zoom massimo. L'unica cosa che manca nei settaggi è la velocità del movimento, perché il movimento è molto lento. Almeno c'è una cosa bella che si possono impostare fino a 6 preset differenti, quindi se volete avere varie inquadrature già pre-salvate sono comode da andare a reperire con semplicità. Comunque la qualità video complessiva è buona, molto luminosa e ci sono anche dei buoni dettagli, migliore di molte telecamere da esterno, ed anche in notturna restituisce ottimi risultati grazie anche al faro integrato. Più o meno si ha una buona visibilità sui 20 metri circa. Se non si attiva il faro e si è proprio in piena notte, ho notato dei cali di frame, come potete vedere anche voi. Vedete che quando passano delle automobili il frame rate cala un pochino, ma tutto sommato la qualità è godibile anche di notte, perché se ci sarà un intruso nella vostra abitazione automaticamente attiverà il faro, sempre se lo avete impostato, la visualizzazione passa a colori e dopo non ci sono cali di frame quando la visione è a colori. La sensibilità del rilevamento l'ho impostata proprio al minimo. C'è anche la possibilità di scegliere rilevamento solo umanoidi sull'applicazione viene chiamata così, ma inquadrando leggermente la strada ho voluto effettuare questa prova. Quando passano certe automobili rileva il movimento, quindi vi consiglio di impostare il rilevamento a zone, selezionate l'area che volete, un allarme per non avere noie. Poi c'è anche la sirena, ottima perché farà proprio allarmare tutto il vicinato. Questa è una telecamera veramente completa perché oltre ai classici compiti ha l'audio bidirezionale, ha il faro integrato, ha la sirena, ha
Anzi, è una telecamera all inclusive. Vi ripeto, scaricate direttamente l'applicazione iView per non perdere ulteriore tempo. Applicazione sì, sempliciotta, non tanto bellina da vedere, però è piena di personalizzazioni e l'ho trovata completa. Dovrete un po' capire le varie traduzioni italiane perché non sono al top, quindi dovrete interpretare tutte le varie opzioni, però direi che tutte le varie funzionalità le fa tranquillamente. Per quanto riguarda il prezzo è sicuramente concorrenziale perché questo tipo di telecamera così fatta a goccia ha un prezzo più o meno, se andate a cercare anche su Amazon, a partire da 140 euro, e a 140 euro non ho trovato neanche una telecamera con uno zoom ottico così. C'è anche la nuova telecamera di EasyWiz, 100 euro circa, che non è neanche male. Chissà, ehi EasyWiz, non è che me la fate provare? Insomma, questa telecamera ha un prezzo di 100 euro, sicuramente prezzo top. L'unico problema è il collegamento col computer. Fatemi sapere se siete riusciti in qualche modo a collegare la telecamera con il computer. Un po' di pazienza iniziale nella configurazione, però tranquilli, vi assicuro io che dopo rimarrete soddisfatti dell'acquisto. Fatemi sapere anche come si pronuncia il nome di questa telecamera, Zcam. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.